partiamo con il principio, quindi dall'inizio. Per il taoismo le emozioni sono legate al sistema fisiologico, quindi ogni emozione ha un determinato sistema e si influenzano a vicenda, quindi quando il corpo non è esattamente centrato in equilibrio può influenzare le nostre emozioni e le emozioni influenzano il corpo allo stesso modo. Per il taoismo le emozioni principali sono 7, poi ovviamente ci sono diverse sfumature che possono coincidere o meno con il nostro concetto di emozioni, ma la cosa interessante è che non ci sono né emozioni positive né emozioni negative, ma delle cose che dentro di noi nascono e si sviluppano in modo spontaneo e che in qualche modo vanno a portarci in una direzione o nell'altra. E da qui andiamo a vedere meglio questo concetto. Allora, non ci sono emozioni prettamente negative o positive nel taoismo, ogni emozione è funzionale a qualcosa. L'importante è avere un cuore puro e sereno che le sappia accogliere nel modo giusto. Vi faccio vedere, questo è il cuore, vedete che c'è una vaschetta vuota, da una parte una goccia, dall'altra una goccia e una centrale. Quella, una delle due laterali è il pensiero razionale, l'altro sono le emozioni. Se le emozioni sono troppe, troppo pesanti, troppo piene, il cuore si riempie ed è sopraffatto, non riesce più a essere in equilibrio, non riesce più a darci dei messaggi di serenità, a farci ragionare nel modo corretto, perché in questo caso il nostro cuore corrisponde anche a una nostra mente in questo concetto. E quindi non va bene in questo modo, non siamo in equilibrio, non stiamo bene. Anche perché noi dobbiamo lasciare spazio perché cada questa goccia centrale e questa goccia centrale è la nostra essenza, è quello di noi che è originale, che abbiamo solo noi e che non potrà mai cambiare. Se siamo sopraffatti da 1000 pensieri e 1000 emozioni, come facciamo a far cadere quella goccia? Sarà impossibile. E quindi con un cuore libero, puro e non diciamo osteggiato da 1000 sensazioni turbolente, noi possiamo anche nella vita andare avanti affrontando le emozioni. Questo ci permette di capire che la nostra essenza rimane tale, le nostre emozioni passano, noi non siamo le nostre emozioni perché quelle mutano nel tempo, ma la nostra essenza rimarrà sempre tale e questo secondo me è un concetto bellissimo che in qualche modo ci alleggerisce anche da un peso. Invece cosa succede se noi queste emozioni le ignoriamo? Certamente non è corretto nemmeno ignorare le nostre sensazioni, le nostre emozioni, perché anche questo andrebbe a pesare sul nostro cuore e quindi alla fine non staremmo comunque bene. Quindi questo è un po', diciamo, il discorso più generale. Poi andiamo nel tema dell'oppressione, questo perché volevo iniziare da qualcosa che fosse relativo anche al libro e nel quale ci potessimo in qualche modo riconoscere. L'oppressione potremmo dire che è qualcosa che ci stringe, che ci blocca, che ci impedisce di muovere, che impedisce alla vita di fluire. È quella sensazione di soffocamento, di peso nel petto, della gola che si stringe e quindi di immobilità. Volevo farvi anche vedere se riesco, perché oggi io e la tecnologia non andiamo d'accordo, eccolo qua, l'ideogramma di oppressione dove abbiamo una testa e un cuore che vengono portati in giro verso il basso. Quindi è una forma di pesantezza, non è qualcosa certo di leggero, di aperto ed espanso, ma è piuttosto qualcosa che ci chiude. E quindi questo ovviamente ci porta a non avere più tanta connessione verso l'esterno, a sentirci piuttosto chiusi. Però attenzione, non è per forza una cosa negativa. Un po' di questo tipo di emozione ci fa guardare dentro, ci fa riflettere verso l'interno, quindi ci porta ad essere più compassionevoli, più empatici, più attenti, un po'. Poi, portata all'eccesso, ci rende ovviamente molto tristi, molto depressi, molto appesantiti, ma ogni tanto è giusto anche rivolgersi verso l'esterno, soprattutto se sono una persona che esplode in tutte le direzioni e invece ha bisogno di un secondo di recupero, un secondo di interiorizzazione e quindi questo è un po' quello che volevo farvi capire oggi con queste differenze. E adesso volevo leggervi un passaggio del libro A proposito di Lisa, dove appunto c'è questo concetto. Attenzione, una persona non ha una sola emozione, ne ha tante allo stesso momento,
Quindi ovviamente qui non sto parlando solo di oppressione, ci sono diversi aspetti, lo volevo mettere in chiaro perché magari qualcuno non si potrebbe fare delle domande, però è interessante come Lisa nel suo senso di inadeguatezza, nella sua bassa autostima, si chiuda, si blocchi, si soffochi praticamente da sola e poi se leggerete il libro vedrete come nel tempo saprà o meno affrontare questa situazione. E adesso vado a leggere il passaggio in un nuovo filmato. La ragazza scosse la testa. Non sopportava di essere in costante imbarazzo, sempre impaurita dalle sue decisioni e timorosa nell'esprimere i suoi desideri. Aveva vissuto una vita modesta e moderata, sempre attenta a non uscire dalle righe, sempre nascosta dietro alle scuse che si raccontava ogni giorno. Erano anni che aveva la sensazione di essere semitrasparente, quindi chiusa dietro, invisibile agli occhi delle persone speciali come la signora Zeni, che invece brillava di luce propria e che probabilmente l'aveva presa in simpatia per pura pietà. Anche qui vedremo che non è proprio tutto oro quello che luccica e anche per la signora Zeni ci sarà da parlare di emozioni e di cose da affrontare, però già qui vediamo come Elisa da sola tenda a soffocarsi, a rimanere all'interno nelle situazioni. Dentro di sé pensava di non meritare il rispetto di una persona così luminosa, temeva di rubarle energia e diminuire quello splendore che lei preferiva ammirare da lontano, come la triste spettatrice di un museo del miglior genere umano al quale lei non sarebbe mai appartenuta. Lisa non aveva mai capito se quel suo senso di inadeguatezza e di bassa autostima derivasse dalla sparizione di suo padre, dalla sua condizione economica o da quel suo spietato realismo che la contraddistingueva, ma era chiaro che qualcosa nel profondo la stava trattenendo, le stava impedendo di vivere la sua vita appieno, quindi di scorrere. Ecco, questo era quello che volevo appunto farvi leggere in abbinamento al tema dell'oppressione. Se poi questa serie vi piacerà, vi potrà interessare, io farei anche altri video. Ad esempio per parlare della gioia, che tutti dicono ma la gioia è fantastica, è un'emozione bellissima. In realtà se portata all'eccesso può essere un'emozione dannosa, pensate un po', ed è legata anche ai temi della dipendenza, delle sette e quindi potrebbe essere veramente qualcosa di interessante. Poi nel libro oltre a questo si affronta anche la tristezza, la depressione, l'ansia, potrebbe essere un altro tema interessante da sviluppare. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, io spero adesso di riuscire a accorpare tutti questi video in un unico filmato perché purtroppo la diretta non è andata, non partiva la telecamera, non riuscivo a fare andare la diretta, quindi purtroppo ho dovuto trovare quest'altra soluzione. Mi spiace tanto e grazie per aver seguito. A proposito di Lisa, potrebbe essere definito un romanzo di formazione in cui si narrano le vicende di una ragazza che giunge nella città di Trento con poche cose, ma un bagaglio colmo di sogni e di speranze. Lisa, la protagonista, incarna perfettamente quella voglia e quel desiderio di riscatto a cui molte persone aspirano, ma che per qualche motivo non riescono a raggiungere. Confrontandosi con le contraddizioni della società trentina, grazie alla sua visione da esterna e la sua innata curiosità, la ragazza finirà per immergersi tra le pieghe irregolari di una famiglia spigolosa che assomiglia fin troppo all'orografia severa del territorio. La tranquilla vita universitaria di Lisa verrà infatti sconvolta quando si intreccerà con le dinamiche complesse della famiglia Zeni, dando il via a una serie di eventi che permetteranno a tutti i protagonisti di confrontarsi con i loro demoni e di riappacificarsi con la loro stessa vita.